Buongiorno a tutti, oggi è il terzo giorno. Stiamo facendo colazione. Andremo alla terrazza del Duomo per vedere la piazza dall'alto. Adesso facciamo colazione che abbiamo anche tanta fame. Scendendo dalla metro alla destra del Duomo trovate il Duomo Shop, dove oltre ai biglietti potete acquistare anche i classici souvenir, libri, guide in tutte le lingue, eccetera. Allora abbiamo preso il biglietto, noi abbiamo preso il Duomo Pass che viene 13 euro e all'ingresso al Duomo, alla terrazza e altre cose che poi vi scriverò qui. Comunque c'è il sito e ve lo lascio in descrizione e vi consiglio di venire al museo che sta praticamente alla destra del Duomo. Dove c'è pochissima fila. E così siamo salite per le ripide scale a chiocciola che ci hanno portato in cima nelle terrazze del Duomo, ma c'è anche la possibilità di prendere l'ascensore, il biglietto costerà leggermente di più. Dopo 251 scalini finalmente ce l'abbiamo fatta, sono morta però la vista ne vale veramente la pena. Adesso vi faccio vedere. Le terrazze del Duomo di Milano sono accessibili tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 19. Una volta che ci si trova a circa 70 metri di altezza, circondati da tutti quei pezzi di storia, l'emozione è indescrivibile. Altre scale. Molte sono le chiese sulle quali è possibile salire e spesso l'unica cosa che si può ammirare dalla cima è la vista. Certamente non è il caso del Duomo di Milano, senza dubbio vedere lo skyline e la piazza dall'alto non ha prezzo, ma le statue e la storia che viene narrata sulla cima è davvero senza prezzo. Dal mese di ottobre 2012 è stata lanciata la campagna di raccolta fondi Adotta una guglia. Infatti è possibile entrare nella storia facendo una donazione per sostenere i più urgenti interventi di restauro. Basta un piccolo contributo per avere l'onore di unire il proprio nome a una delle 135 guglie del Duomo. Un piccolo consiglio che voglio darvi è di entrare nella cattedrale direttamente dall'interno, dopo la visita delle terrazze. Il Duomo è la quinta chiesa più grande del mondo ed infatti è una delle chiese che ha impiegato più tempo per potersi dire compiuta. Sono 5 le navate che compongono la cattedrale e quella centrale è molto ampia. Tra sarcofagi, crocifissi e lapidi custodiscono un'importantissima reliquia, un chiodo della Croce di Cristo. La leggenda racconta che Sant'Ambrogio in persona la trovò nella bottega di un fabbro, che nonostante le martellate non riusciva a scalfirlo di una virgola. L'area archeologica, inserita dal 2009 in un nuovo percorso didattico aperto alle visite del pubblico, conserva i resti monumentali dell'articolato complesso di culto, un patrimonio di altissimo valore culturale e religioso che ricrea l'aspetto dell'area centrale della città prima dell'edificazione del Duomo che vediamo oggi. Siamo appena usciti dalla cattedrale del Duomo, l'abbiamo visitata tutta, anche l'area archeologica, è stato stupendo. La visita al Museo del Duomo è quasi propedeutica a quella alla cattedrale, un luogo raccolto e silenzioso dove le sculture si possono ammirare da vicino, gustando i colori del marmo e i dettagli di opere d'arte uniche. Il museo, nonostante racconti una storia di oltre 600 anni, è piuttosto giovane ed è stato protagonista nel corso della sua storia di 3 importanti allestimenti. Collabora inoltre con diverse realtà nazionali ed internazionali su progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio. La chiesa si trova durante il percorso del museo. Fu inizialmente dedicata alla Vergine Maria, solo successivamente a San Gottardo. La sua storia è legata a un omicidio.
Nel 1412 Giovanni Maria Visconti, duca di Milano, noto per la sua ferocia, viene assassinato davanti alla chiesa da un gruppo di congiurati sostenitori degli eredi di Bernabò. Darling, I will loving you till 70. I love this song. Baby, my heart. Tips. Anche Milano, come Roma, è piena di fontanelle. Ne potete usufruire per non comprare sempre le bottigliette di plastica ed essere più ecosostenibili anche in viaggio. E adesso ci godiamo un pranzo a 5 stelle davanti al Duomo. Praticamente alla destra del Duomo, molto vicino, tipo 5 minuti a piedi, c'è un Carrefour Express. Mi sono messa gli occhiali perché altro che grigia Milano. E adesso buon appetito! Dopo pranzo abbiamo ripreso la metro e siamo usciti alla fermata di Cadorna, dove si trova la scultura Ago Filo e Nudo, che è un omaggio al mondo della moda che ha in Milano uno dei principali centri mondiali. Siamo venute qui anche ieri, ma non avevamo notato che al Castello Sforzesco si può arrivare con 2 fermate della metro, o si scende a Cairoli o a Cadorna. Eccoci arrivati a City Life. Il quartiere ruota attorno a un ampio parco pubblico, con percorsi ciclabili e pedonali. Tra gli aspetti innovativi che caratterizzano City Life è da ricordare che si tratta della maggiore zona car free a Milano e una delle maggiori in Europa. Titanic di Turati. Every night. Ok, allora dopo aver fatto un po' le turiste, adesso andiamo in piazza Gaie Aulenti a fare delle foto con Rallo, Andrea. Ecco il nostro fotografo. Salve! Marilyn Monroe. Lì vicino c'è Piazza Gaia Aulenti, un luogo prestigioso di recentissima inaugurazione, ricco di eventi, locali dove fare aperitivo e negozi. Inoltre è stata premiata come una delle piazze più belle del mondo. Noi però abbiamo scelto di tornare in zona Duomo e fare aperitivo lì. Ma che ballerina! Dal suono si può capire che siamo in metro, però questa volta stiamo tornando a casa. We are so sad, right? Niente, comunque questo piccolo viaggetto è stato bellissimo e ci siamo divertite tanto. E niente, adesso riprendiamo la metro, andiamo a prendere il nostro Flixbus. Ci vediamo al prossimo viaggio.